Immagina un'esplosione nucleare. Ora togli il fuoco accecante. Togli l'onda d'urto che spiana i palazzi. Togli il cratere immenso scavato nella terra. Cosa rimane? Se togli tutto ciò che conosciamo della distruzione atomica, rimane solo un fantasma. Un'ombra invisibile e silenziosa che attraversa l'aria. È la fine degli anni 50. Il mondo è terrorizzato dall'apocalisse termonucleare. Bombe sempre più grandi, sempre più devastanti, capaci di cancellare intere nazioni in pochi secondi. Ma nei laboratori segreti degli Stati Uniti, un fisico di nome Samuel Cohen sta pensando all'esatto opposto. Non vuole distruggere di più, vuole distruggere in modo diverso. Vuole creare un'arma chirurgica, un'arma capace di lasciare intatti i grattacieli, i ponti, le fabbriche e persino i carri armati nemici. Ma c'è un trucco macabro. Questa bomba è progettata per uccidere esclusivamente ogni singola forma di vita biologica nel suo raggio d'azione. Benvenuto nel mondo della bomba al neutrone. Per capire perché qualcuno abbia inventato una cosa del genere, devi capire la paura di quell'epoca. Siamo nel pieno della guerra fredda. L'Unione Sovietica manteneva un numero molto elevato di carri armati in Europa orientale. Se decidessero di invadere, l'esercito americano non avrebbe abbastanza truppe per fermarli. L'unica opzione sarebbe usare armi nucleari tattiche sul suolo europeo. Ma sganciare bombe atomiche tradizionali sulla Germania per fermare i carri armati russi significherebbe distruggere la Germania stessa, radere al suolo le città che si sta cercando di difendere. È un paradosso militare insormontabile. Serve un modo per fermare un'armata corazzata senza cancellare il paese che sta attraversando. Serve un'arma che possa penetrare decimetri di acciaio solido, ignorare il cemento armato e colpire solo gli equipaggi umani chiusi all'interno. Sembra fantascienza, ma la fisica nucleare aveva già la risposta pronta. Una bomba nucleare tradizionale distribuisce la sua energia in 4 modi principali. Il 40-50% diventa un'onda d'urto devastante. Il 30-50% diventa calore estremo, un fuoco che scioglie la roccia. E il resto diventa radiazione iniziale e residua. Samuel Cohen propose di ribaltare completamente questa equazione. Rimuovere l'involucro di uranio, che nelle armi termonucleari standard amplifica enormemente l'onda d'urto, e lasciare che la reazione di fusione liberi la sua energia, principalmente sotto forma di particelle subatomiche. Il risultato? Un'esplosione minuscola dal punto di vista meccanico. Se una bomba al neutrone esplodesse sopra una città, l'onda d'urto distruggerebbe solo gli edifici nel raggio di poche centinaia di metri. Il resto della città rimarrebbe perfettamente in piedi. I vetri potrebbero tremare, ma i palazzi non crollerebbero. Eppure, in un raggio di oltre 2 chilometri quadrati, un uragano invisibile spazzerebbe le strade. Un uragano di neutroni veloci, particelle senza carica elettrica, sparate a una frazione significativa della velocità della luce. Entriamo dentro questa macchina. A prima vista sembra una normale bomba all'idrogeno in miniatura. C'è un innesco primario a fissione, una piccola palla di plutonio che esplode per creare il calore necessario. E poi c'è il secondario, un cilindro contenente isotopi dell'idrogeno, deuterio e trizio. Ma manca il pesante guscio di uranio impoverito che di solito circonda il tutto. Questo guscio, nelle armi standard, serve a intrappolare i neutroni per generare ancora più esplosione fisica. Rimuovendolo, i progettisti hanno creato una porta aperta. Quando il plutonio esplode e innesca la fusione dell'idrogeno, si crea un mini sole per una frazione di secondo. In quel sole, i nuclei si scontrano e si fondono. E in ogni singola fusione
viene sputata fuori una particella. Un neutrone solitario, carico di un'energia spaventosa. 14,1 mega electronvolt. È un numero che ai fisici fa venire i brividi, perché un neutrone con questa energia non si comporta come la materia normale. Diventa un fantasma. 0,0001 secondi dopo la detonazione. Miliardi di trilioni di questi neutroni veloci fuggono dal punto zero. Formano una sfera perfetta e invisibile che si allarga alla velocità di decine di migliaia di chilometri al secondo. Immagina di essere in strada. L'onda ti sta per investire. Non c'è rumore, non c'è vento, c'è solo un lampo di luce lontana. Ma c'è un problema fondamentale per chi cerca di difendersi. I neutroni, come suggerisce il nome, sono elettricamente neutri. Non hanno una carica positiva come i protoni, né negativa come gli elettroni. E questo è un dettaglio cruciale. Significa che non interagiscono con i campi magnetici o elettrici degli atomi che incontrano. Possono attraversare le nuvole elettroniche come se non esistessero. Per un neutrone veloce, un muro di mattoni, una porta di legno o un tetto di tegole sono praticamente spazio vuoto. Passano attraverso gli edifici come la luce passa attraverso il vetro trasparente. Ma l'obiettivo principale di quest'arma non erano i palazzi, erano i carri armati sovietici. Immagina un mostro di metallo da 40 tonnellate ricoperto da 20 centimetri di acciaio balistico. Un rifugio progettato per resistere a proiettili anticarro, esplosivi e persino alle radiazioni termiche di una bomba atomica classica. I soldati all'interno si sentono al sicuro. Ma l'acciaio è fatto principalmente di ferro e il nucleo di un atomo di ferro è grande e pesante. Quando un neutrone veloce da 14 mega electronvolt colpisce un nucleo di ferro, non viene assorbito. È come sparare una pallina da ping pong a velocità folle contro una palla da bowling di piombo. La pallina da ping pong rimbalza, perde solo una piccolissima frazione della sua energia e continua il suo viaggio. Il neutrone attraversa l'armatura d'acciaio del carro armato quasi senza accorgersene. La corazza più potente del mondo è diventata improvvisamente inutile. Un'illusione ottica. In realtà, l'armatura del carro armato peggiora le cose. Molto peggio. Quando i neutroni attraversano l'acciaio, alcuni di essi colpiscono i nuclei metallici e li fanno vibrare violentemente. Questa vibrazione genera un altro tipo di radiazione mortale, i raggi gamma. Quindi l'equipaggio all'interno del carro armato non solo viene colpito dallo sciame di neutroni che è appena passato attraverso le pareti, ma viene anche inondato dai raggi gamma emessi dalle pareti stesse del loro veicolo. Il carro armato si è trasformato in un forno a microonde radioattivo. È una trappola mortale perfetta. Gli ingegneri sovietici capirono presto questo problema. Iniziarono a rivestire l'interno dei loro veicoli con strati di boro e plastica, materiali capaci di rallentare i neutroni. Ma contro un colpo diretto di una bomba al neutrone c'era pochissimo da fare. L'onda invisibile era già entrata e ora stava per incontrare il suo vero bersaglio, il corpo umano. Cosa ferma un neutrone veloce se l'acciaio e il piombo non ci riescono? La risposta è sorprendente. L'idrogeno. Elementi leggeri. Perché l'idrogeno ha un nucleo formato da un solo protone e un protone ha quasi la stessa identica massa di un neutrone. È la fisica del biliardo. Se colpisci una palla da bowling con una palla da biliardo, la palla da biliardo rimbalza. Ma se colpisci una palla da biliardo con un'altra palla da biliardo, la prima si ferma e trasferisce tutta la sua energia cinetica alla seconda, che schizza via a velocità folle. E indovina qual è la sostanza nell'universo più ricca di idrogeno? L'acqua.
E indovina di cosa è fatto per il 60% il corpo umano? Di acqua. Noi siamo il bersaglio perfetto. Il neutrone attraversa chilometri d'aria, attraversa i muri di cemento, attraversa l'acciaio delle automobili senza perdere energia. Ma quando colpisce la pelle umana, trova l'acqua, trova l'idrogeno e l'inferno si scatena a livello microscopico. Quando i neutroni colpiscono l'acqua nel tuo corpo, espellono i protoni a velocità inimmaginabili. Questi protoni diventano proiettili carichi elettricamente, che strappano via gli elettroni da ogni atomo che incrociano. Questo processo si chiama ionizzazione. In una frazione di secondo, il fluido all'interno delle tue cellule si trasforma in una zuppa chimica altamente reattiva e tossica. Molecole d'acqua pacifiche vengono spezzate, creando radicali liberi. Lame chimiche invisibili che iniziano a tagliare tutto ciò che incontrano. Ma il danno peggiore non è all'acqua. Il danno peggiore è al codice sorgente della vita, il DNA. La doppia elica che contiene le istruzioni per farti esistere è delicata. Le radiazioni tradizionali possono danneggiare un filamento del DNA. La cellula ha meccanismi di riparazione fantastici e spesso riesce a ricucire il taglio. Ma i protoni sparati dai neutroni veloci sono troppo potenti. Non fanno un taglio pulito, fanno una strage. L'impatto spezza entrambi i filamenti della doppia elica del DNA contemporaneamente, e non in un solo punto. In decine, centinaia, migliaia di punti in ogni singola cellula del corpo esposta all'onda. Immagina un libro di istruzioni su come far funzionare il tuo corpo. Ora immagina che qualcuno prenda un fucile a pompa e spari attraverso le pagine. Il libro c'è ancora, ma le parole sono illeggibili. I paragrafi sono mescolati. Le istruzioni sono distrutte in modo irreparabile. Le proteine riparatrici della cellula si precipitano sul luogo del disastro. Cercano di riunire i pezzi, ma la distruzione è troppo caotica. Attaccano il filamento sbagliato al frammento sbagliato. Creano mutazioni aberranti. In pochissimi secondi, il manuale di istruzioni della cellula diventa un testo privo di senso. E quando una cellula capisce che il suo DNA è danneggiato oltre ogni possibilità di recupero, prende una decisione drastica. Attiva un programma di suicidio. Questo suicidio cellulare programmato si chiama apoptosi. È un meccanismo di difesa naturale. Se una cellula è irrecuperabile, si distrugge per non diventare cancerogena. Ma cosa succede se trilioni di cellule nel tuo corpo ricevono l'ordine di suicidarsi nello stesso esatto istante? Il sistema crolla. Le cellule dell'epitelio intestinale, che si dividono rapidamente e sono le prime a subire i danni, muoiono in massa. La barriera tra il tuo stomaco e il tuo sangue svanisce. I batteri digestivi invadono il flusso sanguigno. Le cellule del midollo osseo smettono di produrre globuli bianchi. Il tuo sistema immunitario viene cancellato dal server in pochi minuti. Ma questo è solo l'effetto a medio termine. Se ti trovi abbastanza vicino al punto zero di una bomba al neutrone, non avrai il tempo di preoccuparti del tuo stomaco o del tuo midollo osseo. C'è un organo molto più sensibile che si spegne per primo. Il sistema nervoso centrale, il cervello e il midollo spinale. A dosi estreme di radiazioni neutroniche, stimate intorno agli 8000 rad, la chimica del cervello va in cortocircuito immediato. I canali ionici che permettono ai neuroni di comunicare vengono letteralmente distrutti fisicamente dall'energia cinetica dei neutroni. Le membrane cellulari dei neuroni si gonfiano, perdono la loro impermeabilità e l'acqua inonda il tessuto cerebrale. È un edema cerebrale fulminante. In meno di 5 minuti
Chiunque si trovi nel raggio letale entra in uno stato di shock profondo, seguito da convulsioni e coma. I manuali militari dell'epoca descrivevano questo effetto con una freddezza agghiacciante. Incapacitazione immediata e permanente. L'obiettivo era impedire ai carristi di sparare anche un solo colpo di ritorsione. I palazzi intorno a loro sarebbero rimasti in piedi, le strade intatte. Ma all'interno delle corazze d'acciaio ci sarebbero stati solo fantasmi, uomini biologicamente morti prima ancora di cadere a terra. Ma c'è un dettaglio che i politici e gli strateghi militari avevano trascurato quando chiamavano la bomba al neutrone un'arma pulita. Avevano detto: uccidiamo il nemico, aspettiamo qualche giorno e poi occupiamo la città intatta. Ma la fisica non fa sconti. Ricordi quando abbiamo detto che i neutroni attraversano la materia solida? Non tutti la attraversano. Alcuni vengono catturati. Quando un neutrone veloce colpisce il suolo, entra nel terreno. Si scontra con gli atomi di silicio, alluminio e sodio presenti nella terra e nel cemento. E a volte un nucleo assorbe quel neutrone. Diventa un isotopo instabile. Diventa radioattivo. Questo processo si chiama attivazione neutronica. Significa che la bomba non disperde scorie radioattive dall'alto come un'arma tradizionale. No, trasforma la città stessa in una scoria radioattiva. Il terreno sotto i tuoi piedi, i muri delle case, l'asfalto delle strade. Tutto diventa una fonte letale di radiazioni. Un esercito invasore che cercasse di occupare una città appena colpita da una bomba al neutrone andrebbe incontro a un destino terribile. L'invisibile pioggia di neutroni è passata, sì, ma ha lasciato un'eco. Un ronzio mortale emesso dalle fondamenta stesse della civiltà. I soldati camminerebbero tra palazzi apparentemente perfetti, senza un graffio, ma sarebbero immersi in un campo di radiazioni gamma emesso dall'acciaio dei lampioni, dal rame dei cavi elettrici, dall'oro nei caveau delle banche. L'idea di un'arma chirurgica capace di preservare il bottino di guerra eliminando solo le vite umane si rivelò un'illusione tecnica. La bomba al neutrone non salvava le città. Le trasformava in enormi mausolei radioattivi, inabitabili per decenni. Era un'arma che prometteva precisione, ma consegnava solo una forma di distruzione più subdola, più lenta e infinitamente più crudele. E fu proprio questa crudeltà a segnare il suo destino. Negli anni 70 e 80, quando l'opinione pubblica mondiale scoprì la vera natura di quest'arma, ci fu un'ondata di indignazione senza precedenti. Persino nel cinico mondo della deterrenza nucleare, la bomba al neutrone sembrava aver superato un limite morale invisibile. Fu ribattezzata la bomba capitalista, un'arma che considerava i mattoni, il cemento e le automobili più preziosi della carne umana. Le proteste in Europa furono così imponenti che i governi occidentali furono costretti a fare marcia indietro. I piani per schierare testate al neutrone in Germania furono cancellati. Negli anni successivi, Stati Uniti, Unione Sovietica e Francia, che avevano sviluppato e testato questi ordigni, decisero silenziosamente di smantellarli. L'arma perfetta per la guerra moderna si era rivelata troppo perfetta, troppo spietata. Rappresentava la distillazione pura della guerra, l'uccisione industrializzata separata dalla distruzione fisica. Oggi le bombe al neutrone riposano nei libri di storia militare, reliquie di un'epoca in cui si credeva che la fisica potesse risolvere i paradossi della geopolitica. Ma la loro esistenza ci lascia una lezione inquietante sulla natura umana. Ci ricorda che l'ingegno scientifico non ha limiti etici intrinseci. La stessa mente umana,
che ha mappato il cosmo e debellato le malattie, è stata capace di sedersi a un tavolo da disegno e progettare matematicamente un'onda invisibile per far bollire l'acqua dentro le cellule dei propri simili, assicurandosi però di non graffiare la vernice dei loro veicoli. È un monito che risuona ancora oggi. Perché le armi cambiano, la tecnologia evolve, ma la tentazione di trovare la violenza perfetta, pulita e chirurgica rimane. Io sono Renderium e questa era la fisica del nostro lato più oscuro. Iscriviti per scoprire come funziona davvero il mondo intorno a te. Alla prossima scoperta.